Probabilmente pensi che Cloud Design non sia per te perché non ti occupi di design. Beh, la realtà è che oggi vedremo insieme come uno strumento tanto sottovalutato e tanto potente possa esserti utile anche se non hai nulla a che vedere con il disegno grafico. E risponderemo alla domanda che magari ti stai facendo da tempo. Cloud Design veramente mi serve se non mi interessa il design e se non mi occupo di questo? Oggi vedremo casi concreti che possono esserti utili nella tua quotidianità e soprattutto vedrai se ci sono cose che fanno al caso tuo, ti servono o meno. Quindi andiamo a vedere subito come funziona. La prima cosa da fare è accedere a Cloud Design, quindi possiamo scrivere su Google Cloud Design e ce lo trova, oppure apriamo Cloud o l'applicativo o sul browser e cerchiamo qui in basso Design. Clicchiamo su Design e ci apre una schermata. La cosa interessante che vediamo qui è un po' tutta la struttura e quello che è il potenziale di quello che possiamo fare qua. Possiamo creare, lo dice proprio, no? Mobile app, slides, documents, wireframe, animazioni, mock-up di user experience, riassunti, oggetti 3D. Ora c'è tanta roba, questo può confonderci, ti faccio subito una cosa: mobile app design non vuol dire che crei l'applicativo mobile e lo vendi domani, semplicemente è il design. La cosa interessante di Cloud Design è che tu crei proprio design a partire da un sistema volendo centrale, che adesso oggi proprio in concreto andremo a vedere. Ovvero, se tu hai un tuo design system, che lo vediamo qui in alto, ok? Io come vedi ce ne ho un paio. Che cosa facciamo? Possiamo creare tutta una serie di cose partendo dallo stesso identico design. Non dobbiamo ogni volta spiegare alla IA come funziona. Quindi se il mio design system è colore rosso e scritta Times New Roman, invento, il sistema sempre farà tutto uguale, cioè che sia un'app, un sito, un documento o quello che sia. E questo chiaramente possiamo non solo farlo per la nostra azienda, ma magari anche per vari, diciamo, dipartimenti. Cioè se abbiamo un tipo di design per un qualcosa, creiamo il design system per quell'area della nostra azienda, se abbiamo delle situazioni diverse. Però andiamo a vedere un po' la schermata. Qui la prima cosa che vediamo è chiaramente possiamo fare un prompt qui in alto. Qui possiamo scegliere il design system, quindi ci sono alcuni basici, quindi modernista, classico, notturno, organico, se ci piacciono li usiamo, oppure possiamo crearli noi. Io ho creato il mio, ne ho un paio: Creator Suite Design System di un applicativo che stavo sviluppando e il mio del sito che l'ho fatto proprio anche con l'obiettivo di questo video. Quindi qui possiamo scrivere qualcosa scegliendo il design system che vogliamo, quindi creami una cosa e lui lo fa. E qui sotto invece abbiamo dei template, quindi vogliamo fare un design per un applicativo, clicchiamo questo. Vogliamo fare slides, quindi PowerPoint, clicchiamo questo. Vogliamo fare documento, vogliamo fare qualsiasi cosa, lo mettiamo qui. Quindi qui la cosa è, in base a quello che è il tuo lavoro, tu sceglierai quello che ti serve in quel determinato contesto. Qui in basso abbiamo i progetti aperti, qui abbiamo i design system e qui abbiamo i template. Fine. Prima cosa da fare quindi è creare il design system. Andiamo qui su design system e clicchiamo su create design system. Possiamo scegliere se crearlo qui o tramite Cloud Code. Entrambe le cose, sei abbastanza guidato, possiamo cliccare su create here, quindi crea qui, e qui ci fa una serie di domande. Ora qui possiamo rispondere e scrivere le cose. Se abbiamo un link di GitHub possiamo mettere tutto il codice dell'applicativo GitHub o la pagina web GitHub. Se non sai cos'è GitHub, questa cosa non ti interessa, però per fartela breve, GitHub è dove si mettono, diciamo, si mette normalmente il codice di applicativi, siti web. Quindi se il tuo web sta su GitHub, tu puoi mettere qui il link della repository, quindi dove sta tutti i file, diciamo, del progetto, e lui da qui si estrae il design attuale. Io adesso ti faccio vedere un sistema come l'ho fatto, un po' più semplice, che magari ti aiuta anche a te. Quindi posso riempire tutto quanto, mettere loghi, eccetera. Ora, cosa ho fatto io? Sono andato sempre su design, cioè qui su questa schermata design system, mi sono aperto esattamente Claude, il mio estensione di Chrome, e te lo faccio vedere perché l'ho già fatto di qua. Gli ho detto: vai sul sito andreaurru.com, che è il sito che ho attivo, riempi qui le impostazioni per creare e poi migliorare il design system partendo dalla mia web. Cioè gli ho scritto questo prompt banalissimo all'estensione di Claude, cioè gliel'ho scritto qui praticamente, gli ho dato invio, e lui che ha fatto? Si è aperto la mia web, aveva già aperto tutta la parte di Cloud Design e da solo ha analizzato il tutto, mi ha fatto delle domande, ha mandato un prompt qui, questo prompt qui, cioè ha compilato tutta quella parte lì che c'era da compilare, quindi tutto quello che vediamo qui, quindi ha scritto una cosa qua dentro, ha scritto qui. Ora mentre parlo vedrai a schermo, ho fatto un video di mentre lo compilava, sostanzialmente ha riempito la parte company name e blurb e la parte any other notes, e poi ha dato invio, gli ho detto continua e ha cominciato a crearsi. Poi da solo il sistema, se vediamo qui in basso, ha fatto delle domande, quindi qui sotto dice ok,
Quello che ho bisogno di te è questo, ora me l'ha fatto in inglese, però qui chiaramente poi lo puoi tradurre, se ci parli italiano te lo fa in italiano, e il sistema da solo, mentre aveva l'estensione aperta, gli ha risposto praticamente tutto quello che aveva bisogno e mi ha creato il mio design system, quindi adesso il mio design system questo lo posso applicare a qualsiasi cosa e quindi possiamo vedere i prossimi esempi. Una cosa importante mentre apro per esempio la creazione delle slide è che Cloud Design non crea immagini, cioè tu non puoi con Cloud Design creare foto e immagini, quello lo fa Nano Banana di Google, lo fa ChatGPT immagini direttamente. Oggi Cloud non crea immagini, anche se qui se tu gli chiedi di creare delle immagini ti fa una ricostruzione con codice, ma non sarà mai un'immagine iperrealistica come quelle che si generano oggi con strumenti dedicati alla creazione di immagini. Certo è che possiamo creare per esempio delle slide, quindi io qui il mio prompt è stato preparami delle slide aggiornate su numeri e statistiche di uso, conoscenza e intelligenza artificiale e se vuoi cercare informazioni online. Qui abbiamo due opzioni. Ho mie informazioni, quindi ho un documento, appunti, magari ho una riunione Zoom registrata, metto qua dentro le informazioni e gli faccio creare le slide con il mio design system direttamente qua dentro. Ti faccio vedere proprio qui, se io apro, vado indietro, qui metto il mio design system, gli metto slide e gli dico, vedi qua già mi precompila le cose, creami le slide su, guarda, andiamo a copiare letteralmente il prompt che gli ho messo qui, così vedi esattamente cosa succede. Sostanzialmente lui inizia a fare una piccola ricerca e ti fa delle domande. Io ho risposto a tutte le domande, se vuoi dare più contesto gli dai più contesto e poi lui genera le slide, esattamente come ha fatto qua. Vedi, ecco qua, sta creando un po' una base e mi fa proprio delle domande che io posso rispondere, quindi sono domande diciamo per preselezionare quello che sarà il contenuto. Io posso cliccare, fare quello che voglio e posso anche ask me follow up question, che è fammi ulteriori domande o decidi per me se vuoi che decida per te. Ora questo lo chiudo perché l'abbiamo già fatto, quindi non mi interessa. Tornando a noi, gli ho fatto fare le slide, lui mi ha creato delle slide che andavano abbastanza bene, in più ha cercato online, qui posso vedere anche dove ha cercato, quindi se io non ho le fonti gliele faccio cercare a lui, Cloud Design ha la possibilità di cercare online. Gli ho detto di fare degli aggiornamenti, quindi qui sono andato a dirgli migliora l'estetica con grafiche, disegni rappresentativi eccetera eccetera, un miglioramento molto basico, se ho foto le posso aggiungere qui dentro e lui ce le mette e mi ha dato le slide finali. Ecco, questo se ci pensi, per creare questo tipo di presentazioni ci vuole tempo, soprattutto se non sei pratico. Oggi con un semplice prompt te le crea Cloud Design con il design tuo, i colori aziendali tuoi e quello che vuoi e ti fa anche ricerche online. Ok? Questa è la cosa interessante. Certo che un PowerPoint lo crei anche con Claude, normale, però in Cloud Design tu hai il tuo design system e quindi va a replicare esattamente colori, font e tutto quello che tu normalmente hai configurato sul tuo design system. E qui ci va a mettere tutto quanto. Qui già la cosa diciamo molto interessante che vediamo, perché è un dato reale, ci ha messo anche la fonte, solamente un 16% delle aziende in Italia utilizza intelligenza artificiale, quindi datti da fare perché ti basta mettere un po' di IA nella tua azienda, nel modo giusto chiaramente, con le persone giuste e rientri già in una percentuale più piccola di persone che hanno un vantaggio competitivo. Ora, a parte questo mio inciso, andiamo a vedere quello che, cioè andiamo un po' a ragionare su cosa si può fare. Tu immagina che crei preventivi per i clienti, magari questi preventivi partono da varie fonti, quindi una trascrizione di una Zoom, appunti che prendi te, informazioni di un listino prezzi tuo, qualunque sia le informazioni che tu metti insieme, se tu qua dentro le metti all'interno di Cloud Design e gli crei già un design system o un template di quello che è il tuo preventivo, quindi esattamente come va strutturato, che potrebbe essere come le slide qui oppure può essere un documento, lui ogni volta ti andrà a ricreare quel template, quel documento con le informazioni nuove che gli dai in quel formato specifico, quindi diventa molto più rapido creare della documentazione con un design omogeneo e coerente in tutte quello che è le informazioni e le documentazioni che hai e magari anche in linea con quello che è la tua web o altre cose magari pubbliche. Altra cosa interessante che può fare, qui vediamo per esempio HTML mail, ti può creare una mail HTML che puoi mandare già tutta bella carina. Spesso queste si usano magari per quelli che sono newsletter, quindi i sistemi di newsletter che possono essere ActiveCampaign, MailerLite, MailChimp, ti possono far caricare template in HTML, tu lo puoi creare con Cloud Design, no? Se vuoi qualcosa di un po' più strutturato e con il tuo design. E anche una cosa interessante nuova, creare oggetti 3D. E io ho voluto fare un test proprio per questo video, che vediamo qui. Ci ho messo praticamente la piantina di casa mia, rozzissima, una foto veramente brutta, quindi immaginiamo cosa potrebbe fare con una piantina magari di AutoCAD o un qualcosa veramente preciso anche con le misure, e il sistema gli ho detto crea la rappresentazione 3D di questa pianta che sia anche interattivo.
e qui mi ha dato questo che io ti dico è abbastanza completo, ci sono un paio di errori probabilmente, anche se paradossalmente a me non mi interessa, non è il mio lavoro fare questo, però se il tuo lavoro è anche magari presentare magari delle presentazioni in 3D, piuttosto che costruisci case o cose dove una rappresentazione 3D simile o realistica, non dico perfetta perché qui stiamo un po' distanti dalla perfezione, ti interessa, beh, questo Cloud Design oggi ti permette di andare anche a creare questo tipo di cose. Io qui posso cliccare e vediamo, posso togliere anche le pareti, quindi magari io voglio vedere come verrebbe la mia casa se levassi tutte le pareti e aprissi tutto qui, verrebbe in questo modo, e se levassi questo che è il bagno verrebbe così, cioè poi dopo lì puoi anche divertirti un po', no? Posso levare l'arredo, qui ha fatto tutto in totale libertà, posso levare le pareti interne, le finestre, insomma, e posso divertirmi, e questo è una cosa, una novità interessante, cioè insomma è una delle ultime novità di Cloud Design e ti permette di fare questo tipo di cose. Puoi anche poi esportare nel formato che io non conosco, però è un formato sicuramente che si può connettere con applicativi che già utilizzano il 3D, e quindi se sei del settore dove il 3D è importante, sicuramente questo ti può aiutare magari a velocizzare il lavoro su altri applicativi. Un altro utilizzo interessante è poter esportare il design che tu crei, che sia il tuo design system o che sia magari ti crei un mock-up della tua pagina web e lo puoi mandare al tuo disegnatore web. Cioè, che cosa voglio dire con questo? Immagina che tu devi fare una web, magari l'hai già fatta e ti capita di fare quel ping pong classico con chi te la sta costruendo. Ti piace così? Ti piace in questo modo? Questo va bene? Ed è un ping pong di guarda la web, commentala, eccetera. Tu oggi con Cloud Design, senza essere un esperto di nulla di tutto questo, ti puoi creare la tua web. Non parlo della web pubblicabile che funziona, però parlo del design della tua web. E poi o te lo sviluppi sola se sai farlo solo con Cloud Code, oppure mandi questo design esattamente come sto facendo qua. Io sono entrato sul mio design system, faccio share e posso, qui cliccando su More Formats and App, mandarlo a Cloud Code, Canva, Gamma, Lovable, Vercel. Quindi immaginiamo che il mio designer sta creando con Cloud Code la web, o magari vuole avere un'idea anche lui, io posso mandarlo direttamente lì. E qui è molto semplice, clicco su Add More File, seleziono quelli che voglio, ora in questo caso adesso li mettiamo tutti, giusto per dare un po' tutto il concetto, copy prompt, e io ho il prompt dove praticamente questo prompt io l'ho copiato, lo mando a Cloud Code e lui su Cloud Code lo può ricostruire. Faremo un test adesso dal vivo. Io ho costruito questa web che non c'entra niente con me, che è di una clinica dentale, ok? Cioè inventata, costruita adesso, non è una web funzionante chiaramente, è semplicemente un artefatto su Cloud con un design che non c'entra niente. Io qui che cosa faccio? Gli metto il prompt che mi è appena arrivato, ok? E che praticamente gli sta dicendo utilizza questo design e modifica questa web con questo design, e vedremo che questa web, che ora è verde, gialla e quello che sia, cambierà completamente e sarà allineata al design che gli ho dato io. Mentre aspettiamo che lui faccia il suo lavoro, ti faccio vedere, approfitto di questo tempo per farti vedere per esempio appunto il design di un'app mobile. Io dico disegna un'app mobile per tenere traccia delle spese quotidiane in casa. Quindi io glielo butto qua, gli ho messo il mio design system e lui disegnerà l'applicativo che è connesso al mio design. Ora, in questo caso l'esempio non ha senso per quello che faccio io, mi occupo di intelligenza artificiale, però immaginiamo che tu ti occupi di qualcosa, magari appunto finanze, e vuoi creare un piccolo applicativo sulla gestione delle finanze. Beh, qui puoi disegnare la tua app in termini di, ripeto, design, non funzionalità, che poi su Cloud Code o qualsiasi di questo strumento, anche Lovable, che è un po' più semplice per chi non è pratico, puoi provare a sviluppare, o magari sviluppare completamente l'applicativo se già sai farlo, con il design già pronto. Quindi come vedi qua mi fa delle domande, chi la usa, chi deve risolvere prima cosa, quali schermate vuoi vedere, facciamo un riepilogo mese adesso, come si inserisce, guarda facciamo una cosa, io dico decidi per me, così fa più rapido, però tu gli rispondi chiaramente se è una cosa che ti serve, gli dici le informazioni che vuoi e lui da solo va a crearla. Ed eccoci qua, sta terminando, però come vediamo sta applicando il design esattamente previsto però a questo sito web. Ora, al di là che abbia senso o meno, qui sta facendo ancora dei test, però esattamente applicherà questo alla pagina finale, che poi lì pubblicarla è un altro discorso. Oggi stiamo vedendo solo il discorso del design. Nel frattempo abbiamo terminato anche con l'app che stavamo costruendo, il design dell'app. Come vediamo mi dà quello che è, diciamo, la bozza di come potrebbe essere, come sarebbe la pagina della spesa, come funziona, eccetera, e me le mette qui. E questo poi, uguale, posso fare share, portarmela su Cloud Code o su Lovable e sviluppare direttamente l'applicativo, se sono in grado di farlo, chiaramente. Solo un appunto, una cosa differente che ho fatto è stato andare sul design system e dirgli di crearmi il design system.md, solo i token,
Mi ha dato praticamente un file markdown, che è questo qui, che l'ho copiato per fare quello che stavo facendo qua sul sito, perché dargli il prompt che gli ho dato prima si è confuso e chiaramente quel prompt era relativo all'intero design system, dove c'era anche le informazioni sulla mia web, chi sono, che faccio. Io ho preso solamente la parte dei colori, design, come è strutturata, senza andargli a dare informazioni che non sono rilevanti per questa web qua, che non c'entrava niente con me. Questo è l'unico appunto da fare sul discorso, quindi gli ho detto il prompt era adatta all'intero design con queste indicazioni qui, e qui ci stanno le indicazioni del file markdown. Tutto qui. Se questo video ti è piaciuto e da oggi magari hai un po' più chiaro come Cloud Design possa esserti utile per cose che utilizzi giorno per giorno nel tuo business e nel tuo lavoro, beh, fammelo sapere qui nei commenti, iscriviti anche al canale, mettimi un like e magari condividi questo video con qualcuno che conosci che si occupa di questo o gli può essere utile quello che Cloud Design può fare, e gli darai una mano con queste informazioni. Ci vediamo al prossimo video, ciao!